pensare che un Stranamore. può registrare tutte le informazioni. Ma che razza di nome sarebbe? Non è mica un nome tedesco. Se l'è cambiato quando ha preso la cittadinanza. Si chiamava Norbert Kliebe. Un tedesco è sempre un tedesco. La deterrenza è l'arte di creare nell'animo dell'eventuale nemico il terrore di attaccare. Perché, insomma, lo scopo dell'ordigno fine del mondo è perduto. Se si tiene segreto, perché non l'avete detto al mondo, eh? È agosto, è tempo di viaggi, è tempo di vacanze, è tempo di relax, ma non bisogna mai abbassare la guardia per quanto riguarda la nostra sicurezza online. Lo sapete, i rischi sono sempre in agguato. E allora, quale migliore occasione di approfittare dell'offerta che i nostri partner, preziosissimi partner di NordVPN, hanno studiato per noi di Dentro la Storia e per tutti quanti i nostri follower. Una offerta che riguarda anche una app specifica che si chiama Saily, studiata apposta per chi viaggia e si deve connettere a hotspot pubblici. Trovate tutti i dettagli nella descrizione presente in questo video. Tra l'altro noterete oggi anche una grande novità, che è l'Apollo istituzionale di Dentro la Storia. Questo prodotto, assieme a tanti altri, lo trovate nello shop del nostro canale YouTube e prossimamente nel nostro sito internet. Fateci sapere cosa ne pensate, anche magari con delle semplici impressioni, e poi, se volete, provate a vestirvi come noi. Ma oggi non parliamo di vestiario. Oggi il nostro argomento riguarda un anniversario molto importante. Oggi d'altronde è l'anniversario della prima esplosione atomica, non a livello di test, a livello, lo sapete, di atto di guerra. Il primo esempio di quando l'uomo decise di utilizzare un'arma definitiva contro l'altro uomo. Certo, mi direte, nel corso della vita umana, dei secoli, dei millenni, le armi definitive sono state tantissime. La prima doveva essere semplicemente la pietra legata a un bastone per consentire all'essere umano di ammazzare il proprio simile, oltre che di cacciare le bestie feroci. Poi l'arco con le frecce, poi il ferro, la spada, a seguire la polvere da sparo, fino ad arrivare all'era atomica. Quell'era atomica che si inaugura in quel giorno di agosto del 1945. Sono passati 79 anni e che ha, sì, aperto delle opportunità. Pensate all'energia, una fonte di energia praticamente inesauribile, ma anche lanciato dei profondi dubbi di moralità, di etica, e ci ha sprofondati tutti quanti in un abisso, l'abisso nucleare, con lo spettro di questo inverno che potrebbe durare per sempre e potrebbe uccidere qualunque essere vivente su questo pianeta. Basterebbe solo premere quel pulsante. L'esplosione atomica sulla città di Hiroshima, che è stata ripresa in tanti film, che ha condizionato anche parte dell'opinione pubblica, è qualcosa di rivoluzionario e di tragico al tempo stesso, ma anche qualcosa che ci fa riflettere oggi proprio sull'impatto mediatico dell'era nucleare sulla modernità. E lo facciamo attraverso due personaggi di finzione che però hanno una stretta attinenza con la storia. Il primo viene portato sullo schermo esattamente 60 anni fa da un grande caratterista inglese, Peter Sellers. Lui, l'uomo che creò poi l'ispettore Clouseau, il più buffo tra i poliziotti francesi mai apparsi sul grande schermo. Nel film Il dottor Stranamore ebbe la grande intuizione di caratterizzare in maniera decisa questo protagonista, questo tedesco giunto in America grazie all'operazione Paperclip, di cui abbiamo già parlato, trovate il video nel canale. Questo personaggio così strano, sulla sedia a rotelle, afflitto dalla sindrome della mano aliena, che ogni tanto gli si ribella, cerca di strozzarlo o si esprime nel saluto nazista, che all'arrivo negli Stati Uniti ha deciso di cambiare il proprio cognome originario, che era Merkwürdig Liebe, che vuol dire strano amore in tedesco, tramutandolo in Strange Love, un qualcosa che fa inarcare un sopracciglio persino il generale Tarleton di George C. Scott. Ecco, il dottor Stranamore in realtà riassume in sé, in quella figura così grottesca e così sinistramente affascinante, tanti personaggi della prima era atomica. Ve ne elenco qualcuno. John von Neumann, geniale matematico di origine ungherese, che era migrato negli Stati Uniti per sottrarsi alle persecuzioni naziste. Era il teorico della distruzione reciproca assicurata. Era lui a soffiare sul fuoco della necessità di colpire per primi, quello che nel film di Stanley Kubrick fa il generale Ripper, al culmine di una paranoia
veramente pericolosa, dettata poi in realtà solo dalla sua sostanziale impotenza sessuale, il generale Ripper ordina l'attacco generale all'Unione Sovietica con armi nucleari, e da quel momento in avanti nella War Room, che nella realtà non esiste, lo scoprì Ronald Reagan quando fece il suo primo ingresso alla Casa Bianca, dicevamo nella War Room, da quel momento in avanti si discute se continuare con la folle teoria di Ripper, ripresa ovviamente da John von Neumann, oppure aiutare i russi, i sovietici, ad abbattere gli aerei in volo. Ma il dottor Stranamore di Kubrick, o meglio ancora di Peter Sellers, non è solo John von Neumann, è anche Edward Teller, uno dei membri del progetto di lavorazione alla bomba atomica e poi padre della bomba a idrogeno, un ordigno, la bomba a idrogeno, ben peggiore della bomba atomica, dal potere distruttivo molto più elevato. Che bisogno c'era di creare una bomba a idrogeno? Semplice, la volontà di avere un'arma più potente, un'arma definitiva. È l'ossessione della ricerca dell'arsenale più potente, più completo, più perfetto, che possa annientare il nemico in maniera pressoché totale. Ma nel dottor Stranamore non c'è solo John von Neumann, non c'è solo Edward Teller, ce ne sono tanti altri di personaggi dell'epoca. C'è Werner von Braun, cui abbiamo già parlato. Effettivamente l'accento fortemente tedesco rimanda proprio a von Braun, che pur passando tanti anni negli Stati Uniti non riuscì mai a liberarsi di quel retaggio linguistico. Von Braun, che sarebbe diventato il padre del programma spaziale Apollo grazie alla sua eccezionale esperienza in campo missilistico. Ma tutti questi personaggi, soprattutto quelli arrivati con l'operazione Paperclip, lasciarono un'ombra dietro di loro, un'ombra riassunta molti anni dopo in un altro film molto più recente, forse qualcuno di voi l'ha visto, Capitan America, il soldato d'inverno, quando si scopre che uno di questi scienziati, Armenzola, in realtà ha seminato qualcosa di estremamente pericoloso all'interno dei sistemi americani. Era il grande rischio dell'operazione Paperclip: prendere le intelligenze dei migliori menti, i migliori scienziati dell'establishment nazista e trapiantarli negli Stati Uniti, con il rischio che le idee pericolose, che l'estremismo, che i metodi totalitari entrassero all'interno degli Stati Uniti. Ecco, il dottor Stranamore è anche questo, e lo rivela platealmente: la selezione eugenetica che propone, i metodi spicci, la volontà di fare piazza pulita di tutto ciò che non è perfetto. Tutto questo rimanda al grande rischio, attraverso la satira ovviamente, di un mondo che teoricamente è americano, ma sotto traccia ha la svastica al proprio interno. È questo che ci ammonisce il dottor Stranamore, è questo il suo vero, autentico e terrificante messaggio. Dietro la volontà di sviluppare nuove tecnologie, dietro la corsa allo spazio, la corsa alle armi, ci sono metodi inumani. Qualcuno ha sospettato che il dottor Stranamore fosse modellato su Henry Kissinger, un altro grande protagonista del Novecento cui abbiamo dedicato una monografia nel nostro canale. In realtà Kissinger non poteva essere il dottor Stranamore. Per quanto cinico, per quanto freddo calcolatore, non sarebbe mai riuscito nella realtà a essere così spietato e così segretamente nazista come il dottor Stranamore. Semmai altri personaggi che ruotavano attorno a quella war room immaginaria e nella realtà negli staff militari della Casa Bianca potevano avvicinarsi al dottor Stranamore, come il generale Curtis LeMay, che è molto più vicino a Stranamore rispetto al generale Targison della finzione cinematografica, un altro teorico del colpire per primi. Curtis LeMay, ad esempio, voleva colpire per primo Cuba nel periodo più critico, i 13 giorni della crisi dei missili. Curtis LeMay era disposto a un intervento in forze, anche solo qualora un aereo americano in ricognizione fotografica fosse stato colpito o abbattuto. Era questa l'aria che si respirava negli anni 60, e sono passati 60 anni, lo ripeto, da quel 1964 in cui uscì il dottor Stranamore. Eppure quell'area così pesante, quell'area così sospettosa e di paura, grande paura, non se n'è mai andata. Oggi quello strumento introdotto dal Comitato per il controllo dell'energia atomica, il Doomsday Clock, l'orologio del giorno del giudizio, è attivo ed è settato a pochi secondi dalla mezzanotte. La mezzanotte è l'olocausto nucleare. Vuol dire che siamo vicinissimi, che manca poco, manca qualche scatto impercettibile, e sappiamo il perché. La quotidianità ce lo dice. Il Doomsday Clock è legato indissolubilmente a un altro personaggio di fantasia che pure parla di energia atomica e che è legato a personaggi realmente esistiti. Ci riferiamo a John Osterman, il dottor Manhattan, il primo vero superuomo, almeno nei fumetti. Un essere umano che viene
trasformato radicalmente da un tragico incidente in un laboratorio di campi intrinseci. John Osterman in realtà è Oppenheimer. Lo capiamo perché ha le stesse radici, origini tedesche, ebreo, cosmopolita, amante delle belle donne e soprattutto tutti i suoi dubbi etici, morali, deontologici e persino metafisici. Come Oppenheimer si interrogava sulla liceità di certi comportamenti, di addirittura alcune ricerche, Osterman e più ancora il suo alter ego Manhattan si interroga sulla caducità della vita, sulla difficoltà di mantenere una piena umanità, e lo dice proprio lui, che ribadisce di non sentirsi assolutamente una divinità nonostante i propri poteri. Dicevamo di mantenere un'umanità quando l'umanità perde se stessa. Il dottor Manhattan segretamente vuole mantenere un ancoraggio di umanità. In un mondo che, quello di Watchmen, vede gli anni '80 senza Reagan, ma con ancora lui, Tricky Dick e Nixon alla Casa Bianca e un braccio di ferro prolungato con l'Unione Sovietica. Quell'orologio del giorno del giudizio, Doomsday Clock, settato anche lì prossimo alla mezzanotte, è un ammonimento totale, globale. Elaborando la figura del dottor Manhattan, Alan Moore aveva pescato a piene mani nei dubbi che pervadevano il gruppo di lavoro del progetto Manhattan. D'altronde il nome derivava proprio da lì. E in quei dubbi, scavando in ciò che era stato realizzato e in tutto quello che aveva portato alla creazione dell'arma definitiva, Alan Moore era riuscito a creare il piccolo capolavoro del superuomo che si interroga su se stesso, che non vuole diventare una marionetta in mano altrui. Avete presente quella frase pronunciata da uno dei migliori amici di John Osterman, Wally Weaver, quando vi è dato l'annuncio "Il superuomo esiste ed è americano"? Lui che dice: mi interpretarono erroneamente. Io dissi: Dio esiste ed è americano. E se questa affermazione vi provoca un irrefrenabile moto di terrore, non vi preoccupate, significa solo che siete ancora sani di mente. Quelle parole ci fanno riflettere, perché non è tanto la questione del personaggio del fumetto in sé, quanto il fatto che ci dimentichiamo che nei bunker e nei siti missilistici esistono ancora migliaia di testate nucleari che possono veramente cambiare il volto di questo pianeta. In questo caso Dio esiste ed è americano, ma è anche russo, è anche inglese, francese, è israeliano, è indiano, è pakistano, è nordcoreano. Quel Dio che non è più creatore ma è distruttore. È come uno Zeus che scaglia i suoi fulmini. È pronto a scagliare il fulmine definitivo, quello che ci incenerirà tutti. È questo che dovremmo pensare ogni tanto. Quando un altro personaggio di Watchmen, Adrian Veidt, riflette sul numero delle testate nucleari in mano all'epoca ai sovietici, dice che anche l'1% di quelle armi basterebbero a cancellare la vita umana sulla Terra. Non mentiva. L'umanità ha portato avanti dal 1945 in poi una sorta di corsa all'autodistruzione, impegnata in una lotta per la supremazia politica e per affermare questa supremazia, rispondendo a logiche perverse e disumane. Non ha fatto altro che sviluppare arsenali destinati a un solo e unico scopo, che non è quello difensivo. Certo, nel seguito l'umanità ha anche avuto dei rigurgiti di coscienza, ci sono stati i trattati START, la volontà di ridurre questi arsenali, ma a ben guardare si è trattato solo di smaltire le armi più vecchie, meno accurate, meno affidabili, mantenendo quelle più aggiornate, quelle più pericolose. L'incubo nucleare è presente, ma non abbiamo oggi un dottor Stranamore che ci possa dare una speranza, per quanto allucinante, per quanto di pura eugenetica, di preservare parte della razza umana in fortezze sotterranee alimentate da osso artificiale. E non abbiamo nemmeno un dottor Manhattan che con uno schiocco di dita possa disintegrare, vaporizzare migliaia di testate nucleari. Non siamo nel mondo della finzione, non siamo al cinema, non siamo tra gli albi di fumetti, siamo nella realtà. E in questa realtà basta un niente, basta un politico esagitato, un generale impazzito, perché quel bottone venga premuto, perché Hiroshima e Nagasaki vengano replicate su scala mondiale. Chiudendo questo video, che è un video più che di storia, di riflessione storica attraverso i mass media, vi invito a ripensare a cosa è stato quell'agosto del 1945, a quali implicazioni morali abbia dovuto far fronte il presidente degli Stati Uniti, che non era più Franklin Delano Roosevelt, morto in precedenza, ma era Harry Spencer Truman, che si interrogò
più e più volte prima di autorizzare l'utilizzo dell'arma atomica. All'epoca Truman disse: dovevo scegliere tra sacrificare 1 milione di vite americane, e forse anche di più, in un'invasione delle isole giapponesi, oppure uccidere qualche decina di migliaia di cittadini giapponesi innocenti per dare un segnale, per far desistere il nemico. È l'alternativa del diavolo, non si salva nessuno. Delle vite umane verranno comunque consumate e bruciate. Per che cosa? Perché l'essere umano non riesce a trovare un altro modo, a volte, per non far la pace, ma anche solo per parlarsi, per dialogare, per trovare un punto in cui capirsi. È questo ciò che ci insegna l'anniversario di Hiroshima. È questa la lezione finale di quei personaggi portati nei libri e al cinema, che si chiamavano Dottor Stranamore e Dottor Manhattan. 2 personaggi così agli antipodi, così diversi, eppure con una finalità unica: metterci in guardia. Siamo ancora in tempo, possiamo ancora avere una speranza di sopravvivere a un mondo che corre come un pazzo verso il precipizio, a una velocità sempre maggiore. Io spero che questo video, diverso dagli altri, vi abbia dato una chiave di lettura di ciò che significa l'era atomica, di quello che anche gli artisti vogliono comunicare quando si parla di temi così pesanti. Non sottovalutate mai la portata della comunicazione pubblica. A volte è l'unico modo per far riflettere ogni essere umano, al di là della retorica politica, perché quando si preme quel bottone non esistono più né destra né sinistra, né giusto né sbagliato, né bianco né nero, non esisterà più niente. E allora cerchiamo di evitare che quel bottone venga premuto. Cerchiamo di sviluppare una coscienza comune, di mettere da parte gli egoismi, i nazionalismi in funzione di una coscienza collettiva, una coscienza che ci deve portare necessariamente a mettere al bando qualunque idea di violenza verso il prossimo e qualunque volontà di prevaricazione. Altrimenti non ci sarà più un futuro a cui guardare, una casa a cui tornare, una famiglia da abbracciare, non ci sarà più nulla. È questo che vogliamo? Ditemelo voi.